Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi vi faccio vedere un progetto che ho appena terminato, che ho chiamato Funball, e come dice il nome stesso si tratta di una palla di ventole. Buona visione. Ecco, come potete vedere nel filmato, queste sono alcune delle sequenze che il progetto, che il sistema è in grado di riprodurre. Quindi le ventole si accendono secondo delle sequenze ben predeterminate, realizzate in fase di programmazione. È comunque possibile, come vedrete nell'ultimo pezzo, anche accendere manualmente le singole ventole. Il controllo è fatto tramite o uscita seriale da un computer oppure tramite il pulsante che è posto sopra la scheda che poi farò vedere nel dettaglio, oppure tramite un'app che ho realizzato in cui tutti i controlli delle ventole sono disponibili e sono facilmente utilizzabili tramite appunto questa app che si collega al sistema tramite Bluetooth LE. Il cuore del sistema è una scheda nucleo STM32F401RE che avevo in casa, che mi aveva gentilmente fornito un amico. È una scheda molto prestazionale, diciamo in molti aspetti superiore all'Arduino, e quindi ho utilizzato questa, e appunto nel video vedrete come l'ho configurata alle ventole tramite schede di interfaccia MOSFET eccetera eccetera. Comunque poi spiego tutto bene nel dettaglio. Quindi vi lascio la visione del video sulla realizzazione e quindi vi auguro ancora buona visione. Naturalmente la prima fase è la progettazione che è stata fatta naturalmente tramite un CAD in tre dimensioni per avere già un'idea di come sarebbe venuto il sistema alla fine. E questo che vedete è appunto diciamo, la proiezione 3D, l'immagine 3D in movimento di come l'avevo ideato inizialmente. Come vedete le ventole sono disposte a raggiera attorno a un cilindro e sono vincolate tramite delle aste. Per realizzare il tutto ho deciso di usare il metallo perché era comunque facilmente lavorabile, lo avevo a disposizione e comunque garantiva una certa rigidità. Con la plastica non avrei potuto ottenere un risultato del genere. Quindi ci sono state le varie fasi di progetto. Una volta terminato il progetto, sono passato alla realizzazione pratica. Ho utilizzato delle ventole di dimensioni 60x60 che avevo già in casa. Si trattava di recuperi da materiale dismesso che mi aveva gentilmente fornito un altro amico, e poiché avevo queste di questa dimensione, appunto sono andato a realizzare con questa, anche se in realtà sarebbe stato meglio utilizzarne di più grandi, ma non avendocele ho fatto il progetto con queste. Ecco, partiamo appunto dal tubo, che sarà la base del nostro progetto, e iniziamo la lavorazione. Partiamo facendo le piastrine che serviranno per ancorare le ventole alla struttura. Ecco, come vediamo, le piastrine poi vanno saldate a raggiera intorno al tubo. Non sto a far vedere tutti i processi, altrimenti il video durerebbe 3 ore. Comunque, una volta tagliati, bucati, vengono saldati all'esterno del tubo, come potete vedere in figura. Operazione molto delicata perché comunque il tubo era in acciaio molto sottile, quindi ho usato un elettrodo per l'acciaio piccolo e sono riuscito comunque a fare il tutto senza deformare troppo la struttura. Allora non è bellissimo da vedere così, però poi tenete conto che una volta verniciato sarà comunque coperto, non sarà visibile. Per fare le altre piastrine che servono per l'ancoraggio delle ventole, le facciamo in serie, nel senso che le mettiamo in morsa tutte insieme e le smirigliamo in un'unica passata, in modo da avere esattamente la stessa lunghezza, come appunto vedete in figura. Sono 16 piastrine perché, come abbiamo detto, usiamo 16 ventoli. Anche queste vanno bucate in corrispondenza dei fori della ventola e poi andranno saldate a T in modo da
da fare la struttura che le sorregge, come questa che vedete in figura. Ecco, non occorre una precisione molto elevata perché, come dicevo, poi la struttura verrà coperta, poi la mia mano nel saldare è quella che è, insomma, e quindi lasciate perdere come sono fatte le saldature, basta che alla fine tiene. Quindi usiamo delle viti per andare a posizionare le ventole, perché almeno in caso è necessario rimuoverle, si potrà tranquillamente rimuovere. Ecco, come vedete la struttura viene montata a raggiera, secondo quello schema che avete visto all'inizio. Questa è la base alla quale poi andranno fissate le singole ventole. Naturalmente il basamento sotto che vedete di legno è temporaneo perché mi serviva per realizzare appunto la struttura e per saldare tutti i pezzi. Ecco, questo è il risultato, direi che è venuto abbastanza bene. Facciamo poi la struttura del tubo, perché adesso appunto l'avete visto su un basamento di legno, però in realtà poi alla fine avrà il suo basamento. Poiché il tubo era corto, ne ho saldato un altro pezzo che è una sorta di anello sul fondo, che appunto servirà da basamento. Ecco, questo è il pezzo finito con il basamento saldato nella sua interezza. Ecco, potete vedere i dettagli, è esattamente quello che spiegavo prima, con il suo basamento al quale poi naturalmente andrà attaccata la base. Passiamo ora al cablaggio, dobbiamo tirare tutti i fili, due fili per ogni ventola, il positivo e il negativo. Inizialmente avevo pensato di lasciare il negativo a massa, a telaio, ma poi ci ho ripensato perché avevo il dubbio che comunque con la circuiteria che andrò a posizionare successivamente avesse potuto dare qualche problema e quindi ho preferito optare per due fili. Quindi portiamo tutti i fili, naturalmente il cilindro base l'ho forato in modo che i fili passano all'interno dello stesso. Per fissare tutti i fili, solito metodo, usiamo la pistola a caldo in modo che andiamo a posizionare della plastica, del materiale, dove c'è il filo e rimarrà in posizione senza muoversi. Alla fine di tutto verniciamo, ecco, stiamo attenti a non verniciare magari anche i fili, la parte finale, quindi ho messo della carta stagnola e ho proceduto alla verniciatura. L'ho fatto con un nero lucido perché avevo a disposizione quella, poi mi sono reso conto che forse era meglio farla in nero opaco, comunque sono dettagli. Procediamo poi al montaggio di tutte e 16 le ventole, come faccio vedere in figura. Ecco, questo è il risultato finale con le ventole montate. Come vedete inizia già ad assumere una certa forma. Manca la ventola superiore centrale che farò vedere dopo come ho fatto. Per posizionare le ventole non le ho saldate ma ho messo dei faston tondi in modo che se poi vi era la necessità di smontarle si poteva fare tranquillamente. Questo è il dettaglio della parte sopra e qui è il dettaglio dei faston stessi. Ecco, questo qua è il pezzo quasi finito con la base montata. Come potete vedere in figura, è fatta da due dischi di metallo tenuti a distanza dai bulloni. Questo qua è il sotto dove ho messo dei dischetti di materiale isolante per non farla vibrare. E la parte superiore va ancorata diciamo, alla parte inferiore alla base tramite un prigioniero fatto da una barra filettata e dei bulloni.
I cavi che arrivano dalle singole ventole li ho fatti convergere in una spinetta in modo che il tutto, appunto, come dicevo prima, risulta smontabile. Per posizionare le schede elettroniche ho fatto un disco della stessa misura usando del policarbonato e sul policarbonato stesso andrò a montare le varie schede, tra cui la Nucleo STM32 F401, che sarà il core diciamo, del progetto, sarà quella che controlla le schede MOSFET che a sua volta azionano le ventole. Ecco, come vediamo abbiamo bisogno di una scheda nucleo e 4 schede MOSFET, perché ogni scheda ha 4 uscite, ha 4 MOSFET, poiché usiamo 16 ventole ci vorranno 4 schede. Le montiamo con le classiche colonnine da elettronica sul policarbonato e poi andiamo ad effettuare i collegamenti tra la femmina della spinetta e le schede stesse. Alla femmina della spinetta andrà collegato il maschio, che è quello che arriva dalle ventole stesse, quello che ho appena fatto vedere. Questo è il dettaglio di come sono collegate sulle schede MOSFET. Naturalmente il controllo delle schede MOSFET, come dicevo, è gestito dal STM32 e questo qua è l'assieme, quindi la parte dell'elettronica rimane, diciamo, come un panino tra tra i due dischi e alla fine colleghiamo un alimentatore da 24 volt. Per rendere il tutto un po' più accattivante e far percepire meglio l'accensione della ventola, soprattutto nel filmato, ho deciso di mettere due LED blu, poiché vanno a 24 volt le ventole, ho preso dei LED con resistenza già inserita, appunto da 24 volt su un sito cinese, su AliExpress. Ne ho inseriti due per ogni ventola e questo appunto è il risultato, in modo che quando una ventola si accenderà, gli equivalenti LED sulla ventola stessa si accenderanno insieme alla ventola. Quando la ventola si spegneranno, anche questi si spegneranno. Avranno una certa inerzia perché la ventola, finendo di girare, innesca dell'energia e quindi alimenta il LED stesso. Lo vedrete dopo comunque nel filmato. Per abbellire ulteriormente il tutto ho deciso anche di mettere delle spugne intorno alle ventole. Per sapere come realizzarle guardate nel mio canale il video sulla lavorazione del polietilene. Ho usato lo stesso principio e le ho sagomate in modo da farle calzare su ogni singola ventola. Quindi le ho posizionate su tutta diciamo, l'intera struttura e questa qua ha reso un po' più l'effetto della palla, e da cui il nome appunto Fumble. Questo qui è il risultato, come potete vedere è migliorato notevolmente e in ogni caso gli assemblaggi, le parti metalliche che erano magari anche un po' imprecise dalla parte sottostante vengono completamente coperte e quindi il tutto si è abbellito. Qui le schede non sono ancora state posizionate, però poi andranno nella base stessa. Ultima parte, il software di gestione. Come ho detto, ho utilizzato un STM32. Per programmarlo ho usato l'interfaccia di Arduino tramite la libreria STM32 Duino, che giudico molto ben fatta e molto facile da usare, specialmente per i makers come me, perché evita di impararsi ambienti troppo complessi come l'Xcube. Quindi su questa qua selezioniamo la scheda adatta, comunque c'è un tutorial molto ben fatto su internet e infine diciamo, sviluppare il programma come debug ho usato un'interfaccia diciamo su PC, Woki si chiama, dove è possibile simulare il funzionamento. Non sto a spiegare il singolo software, magari se qualcuno lo richiederà farò magari un video in futuro perché non vorrei dilungarmi troppo perché siamo già a un quarto d'ora di video. Quindi ora faccio vedere il risultato finale e come al solito poi lascio i commenti da parte vostra sul risultato. Per finire vorrei concludere dicendo perché ho costruito questo dispositivo ed è la stessa domanda che mi hanno fatto diverse persone che conosco. Non c'è un perché vero e proprio,
Secondo me perché volevo fare qualcosa di diverso dal solito che non esistesse, un po' fuori dagli schemi. Poi costruendolo mi sono accorto anche che era utile perché effettivamente diffonde l'aria bene in tutti i punti della stanza. Però poi il motivo principale, come dicevo, era per costruire qualcosa di nuovo che non esisteva e questo, diciamo, e con questo ci sono riuscito, secondo me. Anche perché se guardiamo l'utilità, sì, può essere utile, però diciamo anche che un oggetto non deve per forza essere utile per piacere. Diciamo che è un compromesso tra qualcosa di utile e qualcosa di design che rompe un po' gli schemi ed è innovativo. Poi lascio voi i commenti per sapere se vi è piaciuto o meno. Concludo dicendo che ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato a realizzarlo, a costruirlo, mio figlio, gli amici che mi hanno fornito i pezzi e tutte le persone che mi hanno dato dei suggerimenti. Questo è tutto, grazie della visione e alla prossima.